Buongiorno e benvenuti e benvenute a tutti e a tutte. Oggi ci occuperemo della Backstage View. Che cos'è, dove si trova, da quali parti è composta, a cosa serve. Prima di andare a vedere la Backstage View vi ricordo soltanto che su questo canale c'è un corso completo di Word, quindi chi desidera controllare tutti i tutorial e non perdersi neanche un futuro caricamento potrebbe iscriversi al canale. L'iscrizione è completamente gratuita, ovviamente. Vi ricordo inoltre che se vi piace particolarmente quello che vi racconto, quello che vi spiego, un bel pollicione in su, anche se volete che più persone possibili possano diciamo usufruire di questi contenuti completamente gratuiti. Ricordato questo, andiamo a vedere la backstage view, dove si trova e a cosa serve, da quali parte è composta. Andiamo. Qui ci troviamo nel nostro classico foglio di lavoro con la classica interfaccia di Word. La backstage view si trova da un'altra parte. Per andarci bisogna utilizzare il comando file. Il comando file è praticamente l'unico comando del ribbon che non lavora su questa schermata, ma ci porta da un'altra parte, ci porta esattamente nella backstage. Eccoci qua. Questa è la backstage view, è formata da tre parti. Una prima colonna qui a sinistra dove ci sono tutta una serie di etichette che poi adesso andremo a vedere. Una prima parte qui in alto dove si trovano dei modelli che noi possiamo utilizzare per i nostri documenti. Si può andare qui per trovare altri modelli, qui se ne possono cercare anche su internet. In questa parte qui centrale qui sotto si andranno a posizionare tutti i nostri file, poi dopo vi faccio vedere come funziona questa zona qua. Allora andiamo a vedere la prima zona qui a sinistra. C'è ovviamente nuovo, e quindi possiamo fare così e apriamo un documento nuovo, è il nostro foglio di lavoro, e possiamo andare a scrivere per riempirlo con un po' di testo riempitivo. Questo è documento, è un documento che si chiama documento 2, noi possiamo andare a salvarlo, possiamo usare i comandi qui nella backstage. Qui non c'è nessun documento salvato, poi noi possiamo andarlo a salvare con salva con nome. Immettiamo quindi il nome del documento, ad esempio file 1, e lo salviamo. Adesso questo documento è nominato file 1 ed è salvato su questo PC. Andiamo a vedere dove si trova questo documento nella backstage. File, il nostro documento appena salvato si trova qui in quest'area centrale, perché in quest'area centrale della backstage si andranno a posizionare tutti i file che noi apriamo in ordine di tempo, cioè l'ultimo documento si troverà in prima posizione e successivamente nelle posizioni più basse i file più vecchi. Andiamo ad aprire, diciamo, anzi possiamo fare anche no, facciamo così, lo apriamo e gli diciamo file, di nuovo facciamo una copia di backup, quindi un salva col nome invece di file 1, e lo possiamo chiamare file non 12 ma 2, file 2 salva. Adesso questo file 2 ha lo stesso contenuto ovviamente del file 1, gli sono stato cambiato il nome. Andiamo in backstage e vediamo che il file 2, che è il file che abbiamo aperto, l'ultimo file che abbiamo aperto, si trova in prima posizione. Andiamo,
lo apriamo di nuovo e lo salviamo con un altro nome, quindi facciamo 3 copie dello stesso file, perché volevo farvi vedere una cosa. Quindi mi servono un po' di file per farvi vedere. Quindi file 3, file 2, file 1. Quindi vedete che in questa parte qui centrale della backstage vengono a trovarsi tutti i file che noi utilizziamo in ordine, diciamo, di tempo. Mettiamo che il nostro file 1 sia un file molto importante, che quindi noi lo vogliamo tenere sempre sott'occhio, a portata di mano, e quindi potremo utilizzare questa funzionalità, che è questa qui, la puntina. Con questa puntina qui noi lo aggiungiamo all'elenco. A quale elenco? A quello dei bloccati, che noi chiamiamo pinnati. Eccoli qua i file pinnati. Quindi i file che sono bloccati, che si dovrebbero chiamare pinnati, sono dei file che non hanno niente di particolare, sono solo messi in un elenco speciale. Questo qui l'ho pinnato, andiamo a vedere nei bloccati, e nei bloccati, cioè nei pinnati in alto, si trova il file. Quindi qui ci sarà tutto un elenco di file che noi possiamo bloccare, che poi possiamo pinnare, in modo tale da non perderli nei file recenti, che sono un elenco in ordine temporale di file. Quindi se noi lavoriamo con tanti file, magari anche di nostri amici o colleghi, lavorando su questi file, il nostro file molto importante, il file 1, magari non rimane qui a prima vista, ma rimane qui sotto, magari è diventato il 30° file, e quindi magari a ritrovarlo può essere scomodo. Ecco che allora con questa operazione del pinnaggio noi possiamo metterlo in questo elenco separato. Se lo vogliamo togliere da questo elenco separato, possiamo togliere il pin. Ritolto il pin, siamo tornati alla situazione precedente. E questa è la parte centrale della backstage. Ovviamente se noi vogliamo togliere, ad esempio, questo file qui, lo vogliamo eliminare, col destro del mouse gli diciamo elimina file, elimina il file 3, noi gli diciamo sì, perché è aperto, quindi lo dobbiamo chiudere, quindi questo qui lo dovremmo chiudere. In realtà vediamo un po', lo chiudiamo, file 3, elimina file, elimina, ok, e ci rimangono questi due file. Altra cosa che possiamo vedere, se andiamo a vedere questa parte qui a sinistra, ci sono le informazioni sul programma, il salva col nome, il salva col nome, tutte le impostazioni, diciamo, di stampa. Adesso ve le faccio vedere poi su stampa e condivisione, faremo poi dei tutorial specifici. Condividi, possiamo condividere un file come documento di Word o come copia PDF. Poi torniamo un attimo indietro, esporta, possiamo diciamo far diventare il documento di Word come un documento PDF. Poi trasforma e chiudi. Qui ci sono le informazioni sull'account, e le ultime due sono: uno, il feedback, cioè possiamo dare dei consigli, dei suggerimenti a Microsoft. Se abbiamo delle richieste particolari, possiamo dirgli se ci è piaciuto particolarmente qualcosa o che cosa non mi è piaciuto particolarmente. Non so se ne tengono conto, ma se molte persone magari lo utilizzano, sicuramente ne terranno conto. L'ultima etichetta qui è opzioni, che è quella che abbiamo visto precedentemente nei precedenti tutorial.
Qui ci sono ancora altre opzioni che possiamo dare a Word, visualizzazione, strumenti di correzione, salvataggio lingua, accessibilità, sono tutti dei settaggi che sostanzialmente vanno bene come sono posizionati di default. Le cose interessanti che ci sono in questa parte qui sono la personalizzazione della barra multifunzione e la personalizzazione della barra di accesso rapido che abbiamo visto nei precedenti tutorial. Allora, torniamo un attimo nella backstage e andiamo a vedere questa parte qui. Questa parte qui, la parte più in alto della backstage, ci fa vedere una serie di modelli che noi possiamo utilizzare. Ad esempio, se io volessi un calendario, potrei utilizzare questo calendario, lo posso creare, cioè posso utilizzare questo modello e farlo diventare un vero e proprio file su cui io posso lavorare facilissimo, basta schiacciare crea e automaticamente Word ha preso il modello e l'ha fatto diventare un file in cui io posso scrivere, ovviamente posso scrivere numeri di telefono e via discorrendo. Quindi con questa possibilità noi possiamo avere a disposizione una serie di file predisposti. Come tutti i file ovviamente lo possiamo salvare col nome, lo mettiamo come un nome come mio calendario, non ha scritto calendario, e lo salviamo e quindi andando nella backstage vedete che il mio calendario si è aggiunto come ultimo file dove sto lavorando. Ovviamente anche questo, come tutti i file, lo possiamo pinnare e finirà nei bloccati. Altra cosa, se questi esempi non bastano, noi possiamo andare in altri modelli e qui c'è tutta una serie di modelli un po' di tutti i tipi, ma se non si trovassero fra questi possiamo andare a cercare online. Quindi basta cercare qui ad esempio, non so, vendite, invio, e lui ricerca dei file predisposti riguardo al concetto vendite di diversi tipi: ricevuta di vendita, volantino di vendita, fattura di base con IVA, fattura standard. Insomma, tutto quello che gli ha ricordato il concetto vendite è qui a disposizione, quindi tutta una serie di modelli che noi, anche dei poster, possiamo utilizzare per i nostri lavori. Per questo tutorial è tutto, io vi saluto, vi ringrazio, vi abbraccio e vi aspetto al prossimo tutorial.